Abbiamo deciso di organizzare la Padova Climate Action Week prendendo spunto dall'esperienza di Londra perché ce n'è un grande bisogno. Con Trump che è uscito dall'accordo di Parigi, le guerre che devastano il pianeta, tutto questo ha ricadute anche sul cambiamento climatico. L'Europa del resto sta facendo passi indietro sulle politiche climatiche e l'Italia è timida su questi temi, con politiche deboli sulle rinnovabili e una volontà anacronistica di sviluppare un hub del gas. E inoltre delle politiche sulla sicurezza che vogliono vietare la protesta dei giovani che ci stanno richiamando giustamente alla sveglia su questi temi. Allora noi vogliamo dare voce alla maggioranza silenziosa. Abbiamo chiesto alle ONG, alle società civili di partecipare insieme con l'Accademia e le istituzioni per trovarci insieme e trovare delle soluzioni per affrontare il cambiamento climatico. Per un periodo abbiamo aderito tanto alla narrazione del fossile, dell'industria fossile, poi la crisi in Medio Oriente, la guerra in Iran, il blocco dello Stretto di Hormuz hanno causato, secondo me, un'accelerazione del senso di urgenza, dell'idea che sicurezza energetica e transizione energetica non sono opposte, ma sono la stessa cosa. Il problema dei cambiamenti climatici se ne parla da decenni e non si è fatto abbastanza per affrontarlo. Il tema non è se sia possibile uscire dai combustibili fossili nei sistemi energetici, il tema è quando. Penso il motivo principale sia l'influenza di molte lobby che sono molto potenti e che sarebbero toccate da un cambiamento di rotta, per esempio in campo energetico o in cambio economico, e che quindi fanno molta pressione sia per screditare la scienza, in passato questo è successo, sia per influenzare i politici nell'evitare di fare azioni veramente forti. Viviamo in delle società e in un paese, nel nostro caso l'Italia, che non premia l'attivismo, anzi lo ostacola, e lo fa con una serie di decreti e di leggi che tendono a rendere sempre più difficile, pericoloso e rischioso il dissenso, quindi proteste non autorizzate, dire qualche cosa su chi ha il potere, e dall'altra parte abbiamo delle aziende come Eni che ogni volta che c'è qualcuno che apre bocca, diciamo, contro di loro e dice delle cose pur basate sui fatti, pur basate sulle analisi scientifiche, rischiano denunce di essere portate in tribunale. Questi limiti, che non sono limiti per l'attivismo climatico o ambientalista, sono limiti alla democrazia e alla libertà di espressione delle persone, sono un grande limite che deve essere superato nelle nostre società per la salute della democrazia e della società stessa. Noi siamo proprio in una fase che ormai tanti definiscono di guerra fredda ecologica tra i petrostati, l'asse dei petrostati che include gli Stati Uniti, la Russia, i paesi del Golfo e l'elettrostato cinese, che sta trascinando una serie di altri soggetti dal suo lato della barricata. Basti pensare per esempio a tante economie asiatiche come il Pakistan, che ha avuto un grande boom del fotovoltaico, le economie africane, ma questa dicotomia da guerra fredda ecologica si sta replicando anche in Europa. Noi abbiamo da un lato la Spagna che sta facendo una decarbonizzazione profonda dei suoi sistemi energetici e oggi ha installato negli ultimi 5 anni il doppio dell'eolico e del fotovoltaico dell'Italia e l'energia che costa la metà. L'orizzonte esiste, il tempo in cui lo raggiungeremo secondo me è la chiave di tutto, e l'aggressività dell'industria oil and gas è anche misura della sua disperazione, della consapevolezza di avere gli anni contati, e più ci si avvicina alla fine a quello che per loro è un baratro esistenziale, più diventeranno aggressivi nelle narrative, nelle politiche e nel condizionamento delle decisioni degli stati. We run the Badvertising campaign to end advertising for high carbon products, to stop fossil fuel greenwash and the promotion of carbon intensive goods like airlines and SUVs and polluting cars. È molto importante evitare che le aziende fossili finanzino l'università perché in qualche modo determinano le domande che vengono affrontate dalla ricerca. È un modo in qualche modo per indirizzare la ricerca, non è semplicemente una questione di, diciamo così, di conflitto di interessi, è una questione di porsi le domande giuste per avere le risposte che possono servire. Nel 2024 lo Stato ha erogato 24 miliardi in sussidi ambientalmente dannosi, di cui 19 direttamente ai combustibili fossili. I dati del 2023 sugli eventi climatici estremi in Italia ci dicono che ci sono stati danni per 16 miliardi di euro.
The real value with assessing companies that are global and assessing them on their climate performance is to be able to compare and see how they are doing and how they're having impact on people and our planet. And it's really important to do this so that governments, investors, civil society, and people can hold them accountable for their actions. One of the main tools and instruments that can be used is actually the benchmark. So we do the assessment of 2,000 companies, they're able to compare each other, and they're able to use the assessments as really a roadmap for the companies to improve. So they can see exactly how they're performing on emissions, on governance, on finance and investment. Il piano di transizione è l'integrazione del clima nella strategia aziendale in senso largo. L'idea è quella di rompere il ciclo classico del carbon footprint, quali sono i miei impatti, come li riduco, ma prima qual è la mia posizione domani, qual è lo spazio del mio settore nel mondo di domani e quindi quali sono gli step da qui a lì per poter appunto costruire quello che si chiama un piano di transizione e non soltanto una strategia di riduzione delle emissioni. La Banca Centrale francese ha fatto un lavoro di benchmark, di metodologie internazionali per distinguere la maturità di un'azienda sul loro piano di transizione e dopo questa fase di analisi hanno scelto la metodologia ACT, quindi la metodologia della nostra iniziativa ACT che sta per Accelerate Climate Transition, che permette quindi di costruire quello che hanno chiamato l'indicatore clima, l'indicator climat, che permette di avere un indicatore nazionale per tutte le aziende, che siano piccole, grandi o di qualsiasi settore, sulla una nozione di rischio, quanto un'azienda è rischiosa rispetto alla sua preparazione nella transizione climatica. We believe that it's very important to have a common language when we talk about climate topics regarding a corporate and transition plan. So even if we have our different, let's say, scoring methodology, we all rely on the same basis, which is physical intensity to measure transition plans. We have also a challenge of the decarbonization actions that are performed by the companies. So we really want, as a central bank, to provide information to the economy, both for the corporates, but also for the financial institution, to make sure that there is no market failure in terms of climate information, because we believe that it's the only way to allow the money, actually, the financing, to go to the right place with the right cost of risk. In Italia non c'è una strategia di spesa e di pianificazione della spesa dei proventi ITS. Tra il 2012 e il 2024 l'Italia ha ricevuto 18,2 miliardi di euro in proventi ITS. Di questi sono stati spesi soltanto 1,6 miliardi per attività legate al clima. Le comunità locali hanno un ruolo strategico e fondamentale. Possono agire ovviamente a livello politico, le amministrazioni devono mettere in campo misure per ridurre per esempio la mobilità, ridurre quindi il traffico veicolare, per aiutare a efficientare gli edifici, ma le persone a loro volta possono svolgere un ruolo molto importante per esempio scegliendo in ambito energetico delle cooperative energetiche che producono energia da fonti rinnovabili, quindi ci danno energia etica al 100%. Possiamo scegliere cosa mangiare, anche lì sappiamo quanto pesa l'alimentazione, il consumo di carne in particolare sul clima e sull'impatto sulle emissioni. E quindi possiamo ancora, per esempio, anzi fondamentale, possiamo agire sul fronte del nostro conto in banca. Le scelte con cui investiamo i nostri soldi fanno la differenza, oggi più che mai. I nostri soldi sono investiti molto spesso per sostenere le guerre che si stanno combattendo. Dobbiamo invece investire le nostre risorse e assegnare le nostre risorse affinché vengano finanziati progetti di cooperazione, progetti di lotta al clima, progetti per la biodiversità. We want to know the impact of wars on the climate to get an understanding how much emissions they are causing. According to our latest report on the war in Ukraine, after 4 years of wars, we're talking about 311 million tons of CO2 equivalents. And just to give you an idea, that's the same as what a country like France emits in a year. In Gaza, it's a little bit smaller, it's 33 million tons, but that's because the conflict was shorter
and also more limited in terms of geography. When we got started, we realized this has never been done before, so we had to find out from zero how to calculate, what kind of methodologies and data sources you can use. In the beginning, we realized that actually the reconstruction of Ukraine would be the biggest source of emissions, but now as the war is continuing, it's mainly the emissions from the warfare, so from the fighting on both sides, that is the biggest impactor on the climate. La Chiesa ha preso, come dire, una decisione, una direzione molto chiara sulla necessità di ridurre e abbandonare progressivamente i combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili, e su questo, come dire, si impegna soprattutto sul versante, come dire, della riflessione spirituale e dell'azione attraverso i nuovi stili di vita, cambiare i comportamenti. Il punto di vista della Chiesa è che il cambiamento avviene, prima di tutto, se avviene all'interno di ognuno di noi. È quello che a livello così nel mondo cattolico non solo si chiama conversione ecologica, quindi non è stata una transizione ma una conversione. La conversione passa attraverso un cambiamento che viene dall'interno delle persone e poi viene trasferito nella società. Io sono convinto che sia molto importante che ci sia una spinta dal basso, cioè che quella che noi chiamiamo società civile, quindi i cittadini, tutti noi, diamo dei messaggi forti, sia con delle azioni sui nostri comportamenti e sia con della pressione politica. Quindi vedere quali sono i programmi che i vari partiti hanno su varie tematiche ambientali prima di andare a votare. Quindi iniziative come la Climate Action Week, che questa settimana si tiene a Padova ma che si tiene anche in tante altre città del mondo, sono necessarie per parlare, per coinvolgere le persone, non solamente quelle che sono già attive e interessate a temi relativi alla lotta al cambiamento climatico, ma anche, diciamo, le persone che non necessariamente appunto sanno o si avvicinano a queste tematiche, perché per mettere un freno alla crisi climatica c'è bisogno davvero dell'impegno di tutti e di tutte. Iniziative come la Padova Climate Action Week cercano proprio di fare questo, di portare le persone a partecipare di più e a informarsi su questo tema, che non è solo clima, ma è anche economia, politiche sociali e politiche per il futuro di tutti noi. It's fantastic to have been at the Padova Climate Action Week in 2026, where we met with Italian councillors from Florence and campaigners from Genova about how municipalities are taking the lead to end advertising for polluting products, and for us to bring our experiences from the UK, from Bristol, from London, and share those experiences and build a movement internationally. So Padova Climate Action Week has been really good to make those connections. La Padova Climate Action Week è stata una boccata d'ossigeno per migliaia di persone che sono trovate a Padova appunto per discutere della transizione climatica, persone che venivano da vari contesti, da ONG, società civile, istituzioni, aziende. Tra queste l'esperienza di Firenze, che si è unita ai comuni dell'Aia, di Edimburgo, di Amsterdam, di Sheffield per vietare la pubblicità dei combustibili fossili. E se ci pensiamo, abbiamo vietato in passato quella delle sigarette perché fanno male alla salute delle persone, e ancora un motivo maggiore vietare quella dei combustibili fossili che fanno male alla salute dell'intero pianeta. Quindi da questa Padova Climate Action Week noi lanciamo un messaggio affinché ancora più comuni si uniscono a Firenze per vietare la pubblicità dei combustibili fossili.